What's up guys, benvenuti alla primissima puntata del salotto di AJ Matt. Che cos'è il salotto di AJ Matt? È un canale tematico per ogni sneakerhead, principalmente però incentrato a His Ernest Michael Jordan e alle scarpe che hanno reso grande l'uomo. Il canale verrà suddiviso in rubriche, ce ne saranno sempre di aggiuntive, ma adesso vi vado ad elencare le principali. Partiamo con la prima, OG and Retro. Andremo a vedere tutte le scarpe, dalle original, quando qualche ospite ce ne porterà una, alle retro che hanno reso grande, come dicevo, Michael Jordan, perciò dalla 1 alla 14, The Last Shot. La seconda rubrica è il salotto di AJ Matt. Ci sarò sempre io, farò recensioni, ma ci saranno anche tantissimi ospiti, qua direttamente con me stile talk show e anche online tramite podcast o addirittura interviste su Skype. La terza rubrica è Shop with AJ Matt, verrete con me direttamente nei negozi dove compro le mie sneakers per vedere la scelta e vedere cosa andrò a comprare o cosa andrò a lasciare. La quarta rubrica è My Collection, piano piano vi mostrerò tutta la collezione delle mie sneaker accumulate negli anni. La quinta rubrica è High Beast and Resale, si dividerà in How to Cop, Where to Cop e Resale. Vi spiegherò man mano cosa vogliono dire tutti questi termini. La sesta rubrica Streetwear Jungle, perché ovviamente non è un canale monotematico a sfondo Nike, ma tratteremo anche Adidas, Reebok, Yeezy e tutto lo streetwear legato al mondo sneakerhead. Chi sono? Sono un ragazzo nato negli anni 80 che si è vissuto appieno gli anni 90, perciò come per molti di voi sicuramente la mia primissima sneakers è stata la Reebok Pump. Sempre a metà degli anni 90 iniziai a giocare a basket e la seconda sneaker non poteva che essere lei, nel 95, la Reebok Shacknosis. Entrai nel mondo Nike quando giocavo a basket, sicuramente grazie a Jordan, al magnifico film Space Jam, nel quale ci sarà un grandissimo approfondimento con la scarpa e il film, ma la prima vera scarpa di un giocatore dei Chicago Bulls per me fu la Nike Uptempo di Scottie Pippen. Sempre nel 96 tornai un pelino indietro, accantonai per un attimo Nike perché fui stregato dalla fila Grant Hill. Scarpa oltretutto che ha visto una retro poco tempo fa e sicuramente troveremo il tempo di parlarne. Le due scarpe però che mi fecero entrare direttamente nel mondo sneakers furono in primis la Jordan 11 Bread e sicuramente la Jordan 13 He Got Game, o mi piace chiamarla Chicago, anche se per molti non è corretto, che abbiamo qua con noi. Ok folks, in questa primissima puntata tratteremo un argomento molto importante che è la terminologia. La troverete spesso e la troverete ovunque, dunque vi insegnerò a muovervi. Primissimo, WTB o VTB o Want to Buy. Quando leggete quello, qualcuno sta cercando quella scarpa, se ce l'avete gliela potete vendere. WTS o Want to Sell o VTS, quando leggete quello lì, qualcuno vuole vendere quella scarpa, perciò se la state cercando fate in fretta, potete acquistarla. WTT oppure Want to Trade, magari qualcuno non ha voglia di vendere la scarpa, ne sta cercando un'altra e quando leggete WTT sta cercando una scarpa che magari voi avete e la vuole scambiare a costo zero con voi. Sempre nella sfera acquisti troverete BIN, Buy It Now, quello è il prezzo, quello pagate e la scarpa riceverete a casa. Ultimissimo della sfera acquisti, All In. Quando vedete All In sapete che tutte le tasse, sdoganamenti vari e altre cose inerenti all'acquisto sono comprese nel prezzo finale che vedete. Ora entriamo nel vivo della scarpa. La scarpa è presentata sempre in diverse condizioni. Quando leggete DS è Dead Stock, una scarpa mai indossata, addirittura mai tolta dalla scatola. Quando vedete invece VNDS, Very Near Dead Stock, può essere stata indossata una volta o anche solo allacciata, ma non è Dead Stock, perciò non pagate il prezzo Dead Stock. Nella sfera sempre Dead Stock potete trovare anche DSWT o DSVT,
vuol dire dead stock with tag. Alcune scarpe hanno degli hand tag o delle cartoline all'interno della scatola che se non ci sono non può essere chiamata dead stock with tag. Termini importantissimi ora. Cop. Che cosa vuol dire cop? Leggerete tantissime volte ho coppato. Non è qualcuno che ha ammazzato qualcun altro, ma in realtà il cop è l'acquisto di una scarpa. Il drop ha due significati. Ho droppato, sempre italianizzando il termine, perciò non ho comprato quella scarpa, oppure uno shock drop, una scarpa che esce magari un mese o anche 2 mesi prima dell'official release. Official release, l'uscita ufficiale di una scarpa, sempre seguita da una data e un prezzo di acquisto. Ora andiamo sulle taglie. GS o Graduate School o più comunemente la taglia delle ragazze. Quando invece trovate full size run, quella scarpa esce dal numero più grande, 18, dunque il 52, alle toddler, i numeri per neonati. Quante volte aprendo Instagram trovate delle grosse L di fianco delle foto? Bene, la L altro non è che un lost, I lost cop, perciò ho perso purtroppo quella scarpa. Comunemente capita nelle raffles o se si è un po' lenti sull'app Sneakers nell'acquisto della scarpa. Altre volte trovate delle foto con scritto sotto leak, sono delle anticipazioni, molte volte di release che non verranno mai fatte, o altre volte giusto per avere tante visualizzazioni con dei colori modificati su Photoshop, perciò non vi fidate mai troppo dei leak. Altre volte leggerete GOAT. Che cos'è GOAT? In inglese GOAT vuol dire capra, infatti molte volte vedrete delle foto di MJ con una piccola emoticon di fianco di una capra, ma in realtà non vuol dire capra, è l'acronimo di Greatest of All Time. Ora ci sono 3 termini per le uscite delle scarpe. General Release sono le scarpe che tutti possono avere perché le trovate dal negozio all'applicazione. Poi c'è la seconda molto più difficile per alcuni membri VIP del mondo Nike, che è la Friends and Family. Solitamente sono scarpe ultra limitate che costano anche veramente tanto. L'ultima delle 3 è PE o in inglese PE. Quando leggete quello è una Player Exclusive. Molte volte sono scarpe create come colorway e non a stretto contatto con il giocatore stesso, molto difficili da trovare ma molto valuable. Poi c'è il colore della scarpa. Non è bello chiamarlo colore, noi lo chiamiamo colorway. Quando leggete colorway sono i colori che vanno a comporre una scarpa o una particolare issue. Siete dei super fan? One to stock, one to rock? Allora dovete fare un double up. One to stock, one to rock sarebbe una da comprare e tenere chiusa nella scatola DS, e invece one to rock è una da indossare lo stesso giorno e farla vedere a tutti i vostri amici. Quando trovate anche QS o QS è un quick strike, è una release molto limitata, dunque dovete affrettarvi perché potrebbe finire anche nel giro di pochissimi minuti. Ora qualche termine per completare il tutto che non vedrete spesso ma io ve li dico. Il primo è il backdoor. È una pratica un pelino scorretta dove i titolari di alcuni negozi a dei clienti molto abbienti vendono delle scarpe ancora prima dell'uscita. Non è molto corretto perché poi chi va a farsi magari la coda per comprarsi quelle scarpe non trova il numero perché sono già state vendute prima. Questo si chiama backdoor. Poi ci sono le beaters. Quando leggete beaters è una scarpa che una persona mette tutti i giorni fino a quasi distruggerle. Beaters, beat. Nel reparto vestibilità troverete spesso scritto fit, che vuol dire proprio vestibilità di una scarpa, e TTS, che è True to Size. Se voi avete il 46 dovete comprare un 46, non vi serve comprare mezzo numero in più o mezzo numero in meno perché è un True to Size, veste esattamente come quel numero. Quando invece trovate scritto still potete già festeggiare perché se è la scarpa che state cercando la persona la sta vendendo under retail, perciò al prezzo addirittura minore dell'uscita di quella scarpa. Quando invece trovate scritto retail è il prezzo di uscita di quella scarpa. Solitamente quasi mai, soprattutto per alcune edizioni, troverete dopo alcuni mesi il prezzo retail perché giustamente Live Beast aumenterà un pelino il prezzo per fare qualche soldino, ma quando trovate retail è il prezzo di uscita di quella scarpa. Quando invece siete ancora più fortunati potete trovare under retail, perciò quella scarpa uscita a 150 euro, una persona magari ha bisogno di venderla perché ha fatto un bel double up e ve la vende a 130-120 euro. Sono sempre più rari, soprattutto per alcune uscite, ma può succedere. Under retail. Ovviamente tutta questa leggenda la troverete scritta punto per punto sotto nella descrizione del video e ovviamente sui miei socials.
Ok folks, per questa prima puntata è tutto, spero vi sia piaciuta, mi raccomando il tasto subscribe nel mio canale, cosa importantissima perché ci saranno tanti video a seguire, e non dimenticate di seguire AJ Matt su tutti i miei social. Mi raccomando, see you next time.